Eccoci qui cari naviganti per proporvi un primer dedicato a Centurion, cogliendo al volo il risultato di un builder, Andrea Lanteri, che si presenta ai tavoli del formato con un archetipo che da molto tempo calca le scene, eppure, almeno fino a questo momento, non aveva trovato il giusto assetto. Nonostante proponga i colori Simic, da sempre forieri di vantaggi e sinergie mirabolanti tra i formati a 100 carte, riuscire a settare al meglio in un formato molto complesso e pieno di interazioni non è affatto facile, soprattutto se la colonna portata della sua strategia è basata sulle creature. Da sempre questa leggendaria fa del Value il suo portabandiera, ma le meccaniche che propone sono tanto potenti quanto fragili, ma come vedremo in questo video a lui dedicato, con i giusti accorgimenti anche questa piccola creatura può darvi molto per vincere più di una partita. Questa volta vi parleremo di Edric, Spymaster of Trest. Siamo al cospetto di una delle leggendarie più vecchie e iconiche dei formati a 100 carte, visto che calca le scene dal lontano 2011, anno della sua prima comparsa in un precostruito, ma nonostante questo gli anni non sembrano passare per questo generale, ma andiamo con ordine descrivendo le sue caratteristiche. Con 3 mana, uno generico, uno verde e uno blu, abbiamo un farabutto elfo con forza 2 e costituzione 2 e un'unica abilità, molto potente nella sua semplicità. Nella sua abilità abbiamo, ogni qualvolta una creatura infligge danno da combattimento a uno dei tuoi avversari, il suo controllore può pescare una carta. Con all'apparenza unico appiglio per questo comandante di ottenere nuove carte attraverso l'attacco delle nostre creature, si potrebbe supporre una build ricolma di piccole creature evasive, pronte a colpire il nemico per darci le tanto agognate nuove carte, insistendo nell'azione. In realtà questo archetipo non si deve solo limitare a questo aspetto, anche perché è facile subire le ire del nemico, in particolare sul nostro generale, fragile e per nulla in grado di proteggersi da solo dalle 1000 interazioni presenti nel formato. Ecco che quindi spunta un piano di contrasto a tutto quello che potrebbe piovere sulla testa del nostro Edric, Spymaster of Trest, che come la più abile delle spie sguscerà dietro le linee nemiche infliggendo un colpo mortale con le sue 1000 astuzie. Visto quel che ci offre nella sua semplicità Edric Spymaster of Trest, è chiaro che ci serve un piano agro specializzato a colpire l'avversario in modo consistente, per darci così nuova benzina per le fasi successive del match. Per questo motivo, con una serie di creature poco costose e imbloccabili, Guldur Lurker, Mistcloaked Herald, Slitted Blade e Triton Shotstraker, proviamo a sgusciare tra le file nemiche, colpendo quanto basta l'avversario per ottenere in campo 9 carte, una per bittante. A corollario di questa evasività si affianca Tetsuko, Umezawa Fugitive, una carta iconica che da sempre fa la fortuna di questo archetipo, visto che renderà imbloccabili tutte quelle piccole creature che popolano il nostro mazzo, diventando una vera nemesi per l'avversario. Principe di questo concetto arriva anche Trunei Nemesis, carta che non ha bisogno di presentazione e che qui riveste un ruolo fondamentale per garantirci non solo l'evasività, ma un bittante ostico per l'avversario con cui contare per chiudere di danni in scioltezza. Con molte piccole creature al nostro attivo potremmo non avere sufficiente forza d'urto per azzerare i punti vita del nemico, ma con alcune spade come Sword of Fist and Famine, Sword of Fire and Ice e Umezawa Jit potremmo dotare i nostri bittanti di nuove statistiche, oltre che in alcuni casi protezioni ed evasività da determinati colori. Con un impianto che punta a sfruttare creature piccole, evasive e poco costose in risorse, sembra cranocorristico dotarsi di elementi per avere più mana in campo, ma il nostro fragile equilibrio si basa sul proteggere e non solo sull'attaccare. Ecco perché inseriamo Bird of Paradise, Elvish Mystic, Fear No Elves e la nuova Elves a supporto della nostra azione. A queste scelte classiche aggiungiamo qualcosa di più esotico, Cloud of Aeres, che ci permette di stappare 2 terre al suo ingresso, oltre a offrirci un bittante evasivo, che certo male non fa per l'economia della nostra build. Ma questa è solo una delle creature intelligenti che inseriamo tra le 99, perché grazie a carte come Brother Borrower, Fire Seer e Fire Vandal, cerchiamo di trarre vantaggio da queste carte oltre alla loro capacità di comportarsi come degli elementi di card advantage, in connubio con il generale. Analogamente per contrastare il nemico e le sue pericolose recursioni grazie a Endurance e Scavenging Ooze, potremmo avere qualche tech pronta a spegnere questi rischi, che potrebbero compromettere irremediabilmente la riuscita dei nostri piani di vittoria. Non devono poi assolutamente mancare delle protezioni a garanzia dei nostri piccoli bittanti, e con Allosaurus Shepard, Kira Grey Glass Spinner, Plax Manta, Serene Storm Tamer e Sylvan Safekeeper cerchiamo di salvare in primis il generale e poi tutto il resto della nostra compagine. A queste carte eccellenti affiancheremo Cavern of Soul, una terra che qui fa un po' fatica a coprire tutta la nostra varietà di creature, tra elfi, fatine e altre tribe assortite, ma il suo compito principale sarà quello di evitare un counter in faccia a Edric, vitale per dare nuova benzina alla nostra mano. Non possiamo però contare unicamente su card advantage e su piccoli bittanti per vincere le nostre partite. Ecco perché con carte come X-Drinker, Terramanter, Questing Beast, Tarmogoyf e Uro Titan of Nezosvrat proviamo con poco mana a mettere in campo creature di peso. Si tratta di scelte che non vanno comunque in antitesi con il nostro gameplay principale, ma possono ridurre il clock del nemico anche di molto se opportunamente supportate dal resto del mazzo, come vedremo in seguito in questo primer.
Aggiungiamo poi alcuni trick per infastidire l'avversario con Verdiglio Click e Warptide Marauder, ma si tratta di carte a colorario per dare da un lato consistenza alla combat, dall'altro un modo per destabilizzare le sicurezze in mano e in campo, quanto basta per chiudere. C'è poi un'altra carta che ci potrebbe dare una grossa mano per far passare ulteriori danni al nemico, Opposition, che con il suo tap effect, combinato alle creature che sono appena entrate in campo, può aprirci la strada ad attacchi senza paranti a interporsi alla nostra azione. Infine, come ciliegina sulla torta della nostra strategia complessiva, fanno capolino delle magie dal grande potenziale, Capture of Jinzu, Temporal Manipulation e Time Warp, con dei turni extra che potrebbero non solo farci chiudere la partita, ma darci accesso a molte nuove carte, se il board è pronto a prendere d'assalto il nemico. Con un impianto che punta a valorizzare al massimo l'unica abilità di Edric, Spymaster of Trest, dovremo prestare la massima attenzione a tutto quello che può far saltare in aria i nostri piani, ecco perché affianchiamo alle nostre piccole creature un comparto di interazioni solido a supporto. Innanzitutto cercheremo di fare una buona selezione in cima alla pila, con carte come Sylvan Library, oltre che con Smuggler's Copter e Looter Core, sinergiche con il piano principale del mazzo per pescare non solo più carte, ma anche meglio rispetto al nemico. Oltre al generale ci servono altri motori di card draw e uno in particolare risplende in questa build, Skullclamp, utile soprattutto se la combat ci viene preclusa, a cui abbineremo Icefang Kotler e Spectre Sailor, utile a dare manforte alla nostra azione. Per replicare incantesimi e artefatti problematici useremo un paio di creature, Reclamation Sage e Trigon Predator, che possono liberarci dalle spire di determinate carte tossiche per la nostra azione, che è particolarmente vincolata alla combat phase. Non possono poi mancare i counter, veri strumenti di controllo della situazione, a partire da un paio di creature, Spectre Sprite e Spritetail Hackling, che possono comunque fungere da abitanti evasivi qualora i loro servigi non siano utili in quel momento specifico. Di certo le magie la faranno da padrone, con ben 12 di loro a darci la copertura necessaria tra Daze, Force of Will, Miscalculation, Mystical Dispute e Spell Pierce, prediligendo quelle a costo zero o con poco impatto sulle nostre fonti di mana, visto che dobbiamo unire azione a terra e protezioni delle amnistizie dell'opponente. Anche verso i trigger più pericolosi ci accaniremo con Stifle e Daze End, mandando all'aria i piani più arditi del nemico, così da avere il tempo necessario per nuove combat e, perché no, nuove carte per poterlo contrastare. A colorario di questo impianto aggiungeremo Cryptic Command, Cyclonic Rift e Venus of Vastwood, carte che coprono diversi contesti, ma sono tutte in grado di supportare al meglio il nostro gameplan, che necessita di diversi accorgimenti per funzionare al meglio. Infine, come unico Planeswalker di supporto inseriamo tra il 99 Oko Thief of Crowns, un icono ormai nei colori Simic, troppo forte per non trovare posto in questa lista dove non faticheremo a proteggerne i suoi punti di lealtà, vista la pletora di creature che avremo a disposizione. I passi che hanno portato Andrea Lanteri a sviluppare questa lista capeggiata da Edric, Spymaster of Trest sono stati molti e affondano nella notte dei tempi dei formati 1v1 a 100 carte, a Leviathan e alle prime build, create per entrare in questo formato. I primi passi sono stati mossi intorno a Ezuri, il Renegade Leader, con nel cuore l'amore per la tribe degli Elfi, pronta a fronteggiare un monoblood maghi che tra le sfide goliardiche con l'avversario di sempre iniziavano a emergere nei limiti di un monocolor privo, almeno allora, di strumenti per interagire correttamente con il nemico. Da qui l'idea di introdurre il blu, inizialmente con Uro Titan of the Svrat, per un archetipo tempo orientato a sfruttare le meccaniche Lens, depotenziate ben presto con il ban di Field of the Dead, per passare a Leovold e Mystery of Trest, per un approccio più articolato e punitivo. Dopo queste esperienze è nato l'amore per questo Edric Spymaster of Trest, anche se con un approccio più deciso, trovando posto a bestie come Questing Beast e Titania of Protector Argot, per un board consistente e delle chiusure di peso, in un formato come il Centurion sempre più veloce e opprimente per le creature. L'impostazione che Andrea Lanteri ha dato a questo Edric Spymaster of Trest discosta un po' dall'idea tradizionale che si è dato finora a questo generale, con un approccio che non punta unicamente alla sua abilità, affidandosi anche a altri fattori determinanti molto spesso per vincere. Resta fondamentale costruire un board, spesso fatto di mana d'orc e piccole creature evasive, in particolare puntando sulla tribe degli Elfi, per avere un comparto sinergico che valorizzi non solo il generale, basti pensare a Priest of Titania, per un boost di mana spesso determinante. Anche un unico draw F di 3 o 4 carte può spostare di molto la partita, ma non è l'unico mezzo per vincere, anzi, perché qui entrano in gioco altre tech, come le spade, utili per proteggere i pezzi chiavi, o anche solo rendere evasivo quanto basta un bittante ingrossato, quanto basta per vincere. Già, perché non abbiamo solo degli 1-1 nella lista, anzi, qui entrano in gioco i ciccioni, che possono spingere sui danni quanto basta da non rendere più necessario il piano value legato unicamente al comandante, anche se le carte pensate per contrastare il nemico ci possono sempre fare comodo. Un mix quindi più bilanciato, pensato sia a valorizzare Edric Spymaster of Trest, ma non solo, con un occhio a quanto di buono offrono i colori Simic, anche senza scomodare obbligatoriamente il comparto magie.
Grazie ai consigli del nostro deck builder proviamo a comprendere come questo archetipo basato su Edric, Spymaster of Trest, si posiziona nel meta Centurion rispetto ai diversi archetipi che al momento bazzicano tra i tavoli da gioco. Verso il control deck siamo piuttosto favoriti, ma dovremo tenere sempre mani in grado di proteggere al meglio il board, in modo da replicare le loro interazioni, così da consolidare con profitto i vantaggi offerti dal generale. Verso i midrange deck, soprattutto quelli che contengono un buon numero di interazioni, miscelato con creature di peso, siamo in equilibrio, spesso sfavoriti da giocate che ci possono azzoppare nelle fasi cruciali della partita, quindi sarà bene porre la massima attenzione e non scoprirci troppo al fianco, se non vogliamo soccombere. Verso i combo deck molto dipenderà dal loro piano di gioco, siamo però in equilibrio precario, visto che abbiamo dalla nostra diverse carte che possono interdire le loro giocate più pericolose, dandoci il tempo di costruire il nostro vantaggio, soverchiandoli con le risposte accumulate in mano. Verso gli aggro deck siamo in sostanziale vantaggio, sia perché siamo dotati di molte creature evasive, sia per il vantaggio carte che riusciremo ad accumulare, mentre loro spegneranno le loro velleità, infrangendosi sulle nostre interazioni. Teniamo però bene a mente che questo archetipo costruito su Edric Spymaster of Trest resta difficile da interpretare e molto punitivo se sbagliamo a leggere il contesto del momento o la giocata da effettuare, visto che non sempre avremo dei top deck adatti a spostare gli equilibri nelle nostre partite. Sul fronte delle possibili modifiche a questa lista basata attorno a Edric Spymaster of Trest per Andrea Lanteri, restano ampi margini di miglioramento anche in virtù del suo approccio non vincolato unicamente alle creature piccole ed evasive e al piano di gioco indotto da questo comandante. Resta sicuramente interessante implementare le nuove terre con l'abilità Channeler provenienti dal set Kamigawa Neon Dynasty legati al Color Pie Simic, non solo perché offrono un land drop non tappato, ma in virtù dell'utilizzo potenziale in caso di bisogno, senza spostare più di tanto gli equilibri della lista. Alcune carte come Beastmaster Ascension, troppo lenta per il meta attuale, o carte con protezioni specifiche a un solo colore, non abbastanza vista la varietà presenti tra i tavoli, sono state via via limate, per arrivare alla lista che vi stiamo mostrando in questo primer, che non si può dire propriamente canonica. Infatti potrebbe trovare posto un ciccione come Elden Galgaroth per avere una creatura ulteriore che possa sfondare la linea nemica, o Narset, Parter of Veils, per una linea di gioco che punta a spezzare il value dal nemico, mentre noi cerchiamo di volare alti, con le mani piene di risposte. Di certo tutto quello che può sostituire il naturale vantaggio carte del generale, come per Memory Delage, può aiutarci se le condizioni non sono ottimali per il nostro piano di gioco principale, mantenendo funzionale la componente delle interazioni, per reggere meglio i matchup meno favorevoli. Insomma, un modo per approcciare a questo Edric Spymaster of Trest e in generale ai tavoli del formato, non pensando solo a fare entrare piccole creature in campo, seguite dal generale, piuttosto badando al sodo, picchiando anche forte se è il caso, pur di arrivare in vetta anche ai tornei più lunghi e complessi. Eccoci giunti alla conclusione di questa articolata disamina. Ringraziamo Andrea Lanteri per averci accompagnati alla scoperta di questa leggendaria, che incarna alla perfezione i colori simic che rappresenta, così come la tribe degli elfi, sempre molto sinergica tra i suoi membri. Se volete un archetipo che fa del value la sua bandiera, ma può adattarsi al gusto personale anche con tech che esulano dall'abilità del comandante, questo Edric Spymaster of Trest potrebbe fare al caso vostro. Dovrete solo dedicare la giusta attenzione a ogni giocata, visto quanto potenziale potrà esprimere con ogni carta che avrete in mano. Per ulteriori approfondimenti o anche solo per saperne qualcosa di più su questo formato, seguite il canale su YouTube Centurion TV. Il link è presente in fondo a questo video dove troverete matchup, guida alle build e una community sempre pronta a darvi spunti e consigli. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.